Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Bob, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di importante. Voglio comprare un'auto e sto pianificando come risparmiare per farlo. È un'ottima idea, Alice. Comprare un'auto è una grande decisione e risparmiare è molto importante. Sì, penso che risparmiare mi aiuterà ad acquistare l'auto che voglio senza indebitarmi troppo. Sono d'accordo. Quando risparmi, puoi pagare di più in contante e avere meno debiti. Che tipo di auto vuoi comprare? Voglio comprare un'auto piccola e a basso consumo. Dovrebbe essere facile da guidare e non troppo costosa. La userò per andare al lavoro, fare commissioni e a volte per un viaggio in famiglia. Sembra una buona scelta. Un'auto piccola è adatta per la guida in città e per il parcheggio. Sai quanto costerà l'auto? Sì, ho fatto alcune ricerche. Ho scoperto che un'auto nuova piccola costa circa $15.000. Ho anche guardato alcune auto usate che costano intorno ai $10.000. Penso che un'auto usata sia una buona opzione perché è più economica e ancora in buone condizioni. Concordo. Un'auto usata può farti risparmiare molti soldi. Hai pensato a come la pagherai? Ho in programma di risparmiare per alcuni anni. Voglio pagare almeno il 50% del prezzo dell'auto in contante. Questo significa che devo risparmiare $7.500 per un'auto nuova o $5.000 per un'auto usata. È un buon piano. Risparmiare il 50% è un modo intelligente per ridurre i debiti. Come pensi di risparmiare questo denaro? Ho alcune idee. Prima di tutto, creerò un budget. Scriverò il mio reddito mensile e le mie spese. In questo modo posso vedere quanto denaro posso risparmiare ogni mese. È un'ottima idea. Un budget ti aiuta a controllare le spese. Sì, ho intenzione di controllare il mio budget ogni mese. Voglio spendere meno in cose non necessarie, come mangiare fuori e fare shopping per vestiti. Anche io cerco di spendere meno in articoli non essenziali. Uso un piano di budget semplice per tenere traccia delle mie spese. È fantastico. Voglio risparmiare almeno $200 ogni mese. Se risparmio $200 al mese, avrò $2.400 in un anno. In 3 anni avrò $7.200. Questo è molto vicino al mio obiettivo di $7.500 per un'auto nuova. È un buon piano. Potresti anche risparmiare un po' di più ogni mese se riesci. Magari riesci a risparmiare 250 o $300 in alcuni mesi. Sì, cercherò di risparmiare di più se posso. Ho anche in programma di mettere i miei risparmi in un conto bancario speciale. Questo conto mi darà un po' di interessi, quindi il mio denaro crescerà un po'. È un'idea intelligente. Un conto di risparmio con interessi aiuta il tuo denaro a crescere nel tempo. Ho imparato che anche un tasso di interesse piccolo può fare la differenza. Ad esempio, se risparmio $2.400 in un anno a un tasso di interesse dell'1%, guadagnerò circa $24. Non è molto, ma ogni piccolo aiuto conta. Vero. Ogni piccola somma si accumula. Hai pensato ad altri modi per risparmiare?
Sì, ho alcune altre idee. Ho intenzione di ridurre alcune delle mie spese mensili. Ad esempio, cercherò di mangiare a casa più spesso invece di andare al ristorante. Limiterò anche i miei acquisti di vestiti e gadget. È un buon piano. Anche io cerco di ridurre le mie spese mensili. Uso i mezzi pubblici invece di guidare sempre. Questo mi fa risparmiare soldi su benzina e parcheggio. Anche io intendo usare i mezzi pubblici. Prenderò l'autobus o il treno per andare al lavoro. Questo mi aiuterà a risparmiare denaro e a ridurre la mia impronta di carbonio. È molto positivo. Usare i mezzi pubblici è utile sia per l'ambiente sia per il tuo portafoglio. Ho anche pensato di trovare un lavoro part-time o di fare qualche lavoro freelance. Questi soldi extra possono aiutarmi a risparmiare di più per la mia auto. È un'ottima idea. Un lavoro part-time può darti un reddito extra. Puoi lavorare nei fine settimana o la sera. Sì, sto pensando di insegnare inglese online o di aiutare in un negozio locale. Voglio trovare un lavoro che sia flessibile e che non richieda troppo tempo. Sono sicuro che troverai un buon lavoro part-time. Ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo di risparmio più velocemente. Spero di sì. Ho anche in programma di vendere alcuni oggetti vecchi che non uso più. Ad esempio, ho vestiti, libri e una bicicletta che posso vendere. Vendere oggetti usati è un ottimo modo per guadagnare soldi extra. Puoi usare quel denaro per aumentare i tuoi risparmi. Esatto. Controllerò i marketplace online per vedere quanto posso ricavare dai miei vecchi oggetti. L'ho fatto l'anno scorso e mi ha aiutato a guadagnare qualche soldo in più. Ogni piccolo aiuto conta quando si risparmia per un grande obiettivo. Sì, credo che anche piccoli sforzi possano portare a grandi risultati. Sono molto motivata a risparmiare per la mia auto perché voglio essere indipendente e viaggiare facilmente. Capisco? Avere un'auto propria ti dà libertà. Puoi andare dove vuoi, quando vuoi. È vero, voglio anche usare l'auto per visitare la mia famiglia e fare brevi viaggi nei fine settimana. Penso che un'auto renderà la mia vita più comoda. La penso allo stesso modo. Quando ho comprato la mia prima auto, la mia vita è cambiata. Potevo andare al lavoro senza dipendere dall'autobus e visitare amici e familiari più facilmente. Non vedo l'ora di vivere tutto ciò. Voglio sentire la libertà di guidare la mia auto. Ho in programma di imparare di più sulla guida e sulla manutenzione dell'auto. Voglio essere una proprietaria responsabile. È molto importante. Imparare a mantenere l'auto può aiutarti a risparmiare nel lungo periodo. Puoi fare cose semplici come controllare l'olio, cambiare le gomme e mantenere l'auto pulita. Sì, voglio imparare queste cose. Chiederò al mio amico meccanico alcuni consigli. Ho anche in programma di informarmi sulle migliori opzioni di assicurazione per la mia auto. Voglio essere sicura di avere una buona copertura senza pagare troppo. È un'ottima idea. L'assicurazione auto è importante e può essere costosa se non confronti le opzioni. Ho in programma di confrontare diverse compagnie di assicurazione prima di acquistare l'auto. Farò lo stesso. Voglio conoscere tutte le mie opzioni per poter fare la scelta migliore. Bob, pensi che dovrei comprare un'auto nuova o usata? Penso che un'auto usata sia una buona scelta se vuoi risparmiare. Le auto nuove perdono rapidamente valore, mentre le auto usate sono spesso ancora in buone condizioni e costano molto meno. Concordo. Sto propendendo per un'auto usata perché è più economica.
posso usare i soldi extra che risparmio sull'auto per l'assicurazione, la manutenzione e il carburante. È molto intelligente. Quando compri un'auto usata, dovresti anche controllare la sua storia. Assicurati che non abbia avuto incidenti e sia in buone condizioni. Sì, chiederò un rapporto sulla storia del veicolo. Voglio essere sicura di fare un buon investimento. Ho anche in programma di fare un test drive dell'auto prima di acquistarla. Voglio sentirmi a mio agio e al sicuro quando guido. È molto importante. Un test drive ti aiuta a capire se l'auto è giusta per te. L'ho fatto quando ho comprato la mia prima auto e mi ha reso molto soddisfatto della mia scelta. Sono entusiasta di iniziare questo percorso. Risparmiare, ricercare auto e imparare a guidare fanno parte del mio piano per diventare una proprietaria di auto. Sono felice di sentirlo. Credo che raggiungerai il tuo obiettivo se rimani motivata e segui il tuo piano. Grazie Bob. Il tuo supporto significa molto per me. Ti terrò aggiornato sui miei risparmi e sulla mia ricerca dell'auto. Fai pure. Mi piacerebbe avere notizie dei tuoi progressi. Sto anche pensando di comprare un'auto in futuro, quindi la tua esperienza sarà utile anche a me. È fantastico. Possiamo condividere consigli e idee. Forse un giorno potremo anche andare insieme a cercare un'auto. Mi piacerebbe molto. È sempre bello avere un amico con cui condividere esperienze. Posso aiutarti con il tuo budget, se vuoi. Possiamo sederci e guardare insieme il tuo reddito e le tue spese. Lo apprezzerei. A volte è difficile pianificare da soli e avere un amico rende tutto più facile. Concordo. Lavorare insieme su un budget può rendere il processo più divertente e meno stressante. Sto anche pianificando di rivedere il mio budget. Voglio assicurarmi di risparmiare abbastanza per i miei obiettivi futuri. È una buona idea. Penso che possiamo imparare molto l'uno dall'altro. Magari possiamo incontrarci ogni mese per parlare dei nostri risparmi e dei nostri piani. Mi piacerebbe molto. Ci aiuterà a rimanere in carreggiata e a motivarci a vicenda. Sì, credo che condividere i nostri obiettivi li renda più raggiungibili. Alice, ho un'ultima domanda. E se non raggiungi il tuo obiettivo di risparmio nei tempi previsti? È una buona domanda, Bob. Penso che se non raggiungo il mio obiettivo in 3 anni, non mi arrenderò. Adatterò il mio piano e continuerò a risparmiare. Magari aspetterò un po' di più per comprare l'auto, oppure cercherò un'auto più economica. È un approccio saggio. È importante essere flessibili con il proprio piano. La vita può essere imprevedibile e a volte è necessario cambiare obiettivi. Sì, ho in programma di rivedere il mio piano di risparmio ogni 6 mesi. In questo modo posso vedere cosa funziona e cosa no. Se devo modificare il mio budget o risparmiare di più, lo farò. Penso che sia un'ottima idea. Controllare il tuo piano regolarmente ti aiuterà a rimanere in carreggiata e a prendere buone decisioni. Sono molto entusiasta della mia futura auto. So che risparmiare richiederà tempo e impegno, ma credo ne valga la pena. La penso allo stesso modo. Lavorare sodo per risparmiare ora ti darà libertà e indipendenza in futuro. Sì, sono pronta a lavorare sodo e a fare piccoli sacrifici. Mi ricorderò del mio obiettivo ogni giorno. Questo è il giusto atteggiamento. Tenere a mente il tuo obiettivo ti aiuterà a rimanere motivata. Grazie, Bob, per aver ascoltato il mio piano e per avermi dato buoni consigli. Apprezzo davvero il tuo supporto. Di nulla, Alice. Sono felice di aiutarti. Credo che avrai successo nel tuo piano di risparmio per un'auto.
Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Forse un giorno potremo guidare insieme nelle nostre auto. Non vedo l'ora di quel giorno. Sarà una grande celebrazione del nostro impegno. Sì, sarà molto emozionante. Sono grata di avere un amico come te che comprende i miei obiettivi e mi incoraggia. Sono felice di essere tuo amico, Alice. Insieme possiamo realizzare i nostri sogni. Concordo. Continuiamo a condividere le nostre idee e a sostenerci a vicenda. Inizierò a lavorare sul mio budget oggi stesso e ti farò sapere come va. Mi sembra un ottimo piano. Anch'io rivedrò il mio budget e vedrò dove posso risparmiare di più. Fantastico! Incontriamoci di nuovo la prossima settimana per parlare dei nostri progressi. Mi piacerebbe molto. Sono entusiasta di sentire del tuo piano di risparmio. Credo che con impegno e un buon piano raggiungerai il tuo obiettivo. Ti auguro il meglio nei tuoi sforzi per risparmiare per un'auto. Grazie Bob, sono molto felice di avere te come amico. Teniamoci in contatto e aiutiamoci a vicenda a raggiungere i nostri obiettivi. Sì, facciamolo. Non vedo l'ora del nostro prossimo incontro. Porterò il mio piano di budget, così potremo confrontare le note. È un'ottima idea. Porterò anche il mio. Insieme possiamo imparare e crescere. Sono entusiasta del futuro. So che risparmiare per un'auto è solo un passo verso i miei sogni. La penso allo stesso modo. Ogni piccolo passo conta e sono felice di intraprendere questo viaggio con te. Grazie Alice per il tuo incoraggiamento e la tua amicizia. Lavorerò sodo sul mio piano di risparmio e ti terrò aggiornato. Di nulla, Bob. Sono sempre qui per supportarti. Incontriamoci di nuovo la prossima settimana e condividiamo i nostri progressi. Non vedo l'ora. Buona fortuna con il tuo budget e ricorda che ogni piccolo aiuto conta. Sì, me lo ricorderò. Grazie ancora per il tuo aiuto. Buona giornata, Bob. Anche a te, Alice. Abbi cura di te e buon risparmio. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.